Buongiorno a tutti. Sono Giada Benincasa, assegnista presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché membro del gruppo di ricerca Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali e Comparati DIL dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è stato cofinanziato dall'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni del lavoro, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza sui lavoratori, dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale. Il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, oppure ancora l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie come lo smart working e il co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possono orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di questa attività di ricerca si è deciso di coinvolgere esperti nazionali e internazionali per arricchire la conoscenza dei cambiamenti in atto, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. È in questo contesto che abbiamo coinvolto anche la dottoressa Giuliana Buresti, ricercatore statistico del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro dell'INAIL, e la dottoressa Diana Gagliardi, ricercatore medico del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro dell'INAIL. Con loro, nello specifico, dialogheremo sui risultati emersi dall'indagine Insula, di cui entrambe hanno preso parte, con particolare riferimento agli aspetti relativi al cambiamento del lavoro e al suo impatto su profili di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, i temi trattati concernenti aspetti prioritari per la salute e la sicurezza sul lavoro saranno oggi esaminati da una duplice prospettiva, quella datoriale da un lato e quella dei lavoratori e dunque relativamente alla loro percezione dall'altro. Ringraziando ancora entrambe per la disponibilità, possiamo dunque partire con una prima domanda di carattere generale che ci permetterà poi di inquadrare l'ambito in cui si è sviluppata l'indagine per poi entrare nel merito di alcuni aspetti che sono stati affrontati anche nell'ambito del nostro progetto di ricerca. Dunque, allora, nel mese di aprile 2021 è stata presentata da INAIL la seconda indagine nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Insula 2. Quali sono i principali risultati che emergono dall'indagine e come la stessa è stata condotta da un punto di vista metodologico? Grazie della domanda, buongiorno, io sono Diana Gagliardi e vorrei prima di tutto fare una piccolissima introduzione su che cos'è il progetto Insula. Il progetto Insula nasce nel 2013 quando il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro dell'INAIL, nel contesto di un progetto finanziato CCM, pensa di costruire un sistema di monitoraggio periodico delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. E nasce così appunto l'indagine nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui acronimo è appunto Insula, che ha voluto porsi
proporsi come un metodo di rilevazione periodica delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro, consentendo proprio attraverso questa sua periodicità di andare a vedere come nel tempo possono cambiare le condizioni di lavoro in riferimento sia alle innovazioni della normativa e della regolamentazione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, sia anche proprio all'introduzione di nuovi metodi di lavoro, innovazioni tecnologiche, nuove modalità di svolgimento della mansione lavorativa e così via. In sostanza l'indagine è basata, come poi ci spiegherà, ci illustrerà meglio dal punto di vista metodologico la collega Giuliana Buresti, comunque è basata su dei questionari mirati a dei target specifici diciamo, del sistema della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare datori di lavoro e lavoratori, con poi focus ancora più mirati sulle altre figure della prevenzione, come i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli RSPP o i medici competenti, che sono oggetto di indagini parallele nell'ambito di altre attività di ricerca strutturali all'interno del piano di attività dell'INAIL, del piano dell'attività di ricerca dell'INAIL. Un'altra cosa importante da ricordare è che da un lato cioè il fatto di costruire dei questionari paralleli e simili che trattano le stesse materie e le stesse tematiche per diverse figure della prevenzione ci permette, in fase poi di analisi dei dati e dei risultati, di avere un punto di vista diverso su tematiche analoghe, consentendoci quindi di confrontare quella che è la percezione del datore di lavoro e la percezione del lavoratore su una stessa tematica o piuttosto che su uno stesso problema legato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Altra cosa importante è che entrambi i questionari, sia quello per il datore di lavoro sia quello per il lavoratore, includono anche alcuni item che sono estratti e tradotti e adattati al contesto italiano, ma da altre indagini di livello internazionale, come le indagini sulle forze lavoro, le indagini sulle imprese svolte dall'Eurofound, piuttosto che l'indagine sui rischi nuovi ed emergenti dell'Agenzia Europea, che sostanzialmente fatto questo che ci consente di fare anche dei confronti della situazione italiana con quanto avviene su analoghe tematiche e problematiche anche a livello internazionale. Per andare ora nel dettaglio di quello che è l'indagine Insula 2, diciamo intanto anticipiamo che l'indagine si è svolta, la campagna di rilevazione si è svolta nel 2019, quindi in fase precedente alla comparsa della pandemia da Covid-19 e all'emergenza sanitaria che ne è conseguita, e quindi la presentazione dei dati ha subito un certo ritardo, perché nel momento in cui eravamo pronti per presentare i dati nell'aprile dello scorso anno, in realtà ci siamo trovati nel pieno dell'emergenza sanitaria e quindi il tutto è stato rinviato all'aprile di quest'anno. Però dobbiamo anche dire che la quantità di dati raccolti attraverso queste rilevazioni, sia sui datori di lavoro che sui lavoratori, ci hanno in realtà fornito tantissime e preziosissime informazioni per tutte quelle attività di collaborazione che l'Istituto ha svolto nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale di supporto al governo proprio per la gestione dell'emergenza sanitaria. Perché l'avere una fotografia di un campione rappresentativo del tessuto produttivo nazionale rispetto alle modalità di svolgimento del lavoro, alla mobilità dei lavoratori rispetto all'andare e al rientrare dal lavoro e a tante altre tematiche proprio inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ci ha consentito comunque di costruire degli scenari di rischio e delle matrici da poter utilizzare per sviluppare i programmi di riapertura controllata, rilascio controllato delle misure di contenimento della pandemia che erano state messe in atto nella fase iniziale. E infine
quello che possiamo dire è che rispetto alla indagine della prima, all'indagine Insula 1, l'Insula 2 ha messo in evidenza una sostanziale conferma della situazione di implementazione della normativa nelle aziende e sicuramente un miglioramento di quello che è la percezione della salute e della sicurezza sul lavoro nelle aziende e in particolare un miglioramento della percezione del lavoratore del proprio ruolo di figura attiva nel sistema della salute nel sistema della prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti più dell'85% dei lavoratori sono risultati consapevoli del fatto di essere dei protagonisti attivi di questo sistema e soprattutto si sono dichiarati a conoscenza di quali sono i loro obblighi e il loro ruolo nell'ambito di questo sistema. E penso che ora la dottoressa Buresti ci può parlare invece della metodologia che è stata utilizzata per sviluppare l'indagine. Sì, grazie. Dunque, andando un pochino adesso più nel dettaglio della nuova indagine in Insula 2, quindi parlando della metodologia, in realtà per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca sono state raccolte informazioni in relazione a campioni rappresentativi della forza lavoro italiana, facendo riferimento anche in particolare a alcuni aspetti legati ad esempio ai cambiamenti del mondo del lavoro e come questi in realtà possono anche influire ed impattare sulla qualità delle condizioni lavorative. Lo strumento di rilevazione, come è già stato detto dalla dottoressa Gagliardi, è stato un questionario. Il questionario è stato implementato, è stato sviluppato a partire da quello precedentemente utilizzato nella prima indagine in Insula 1. Sono state lasciate invariate alcune domande, questo proprio per permettere di monitorare nel tempo eventuali l'andamento di fenomeni e dei temi trattati, e sono state invece inseriti alcuni focus specifici, quali per esempio quello degli aspetti legati al cambiamento del mondo del lavoro, e quindi valutare se sono state inserite modalità diverse di lavoro oppure aggiornamenti tecnologici, così come anche analizzare eventuali aggiornamenti appunto in riferimento alla promozione della salute in azienda e in generale ad esempio la promozione di stili di vita corretti e così via. Ora, per la realizzazione vera e propria dell'indagine si è chiesta la collaborazione di una delle principali società di rilevazione italiane, che è la società Doxa, che praticamente ha curato e in realtà è realizzato tutta la fase a partire dal momento della fase pilota, che ci ha permesso di implementare, di migliorare e di rendere più fruibile proprio lo strumento di rilevazione, quindi il questionario, fino al momento della realizzazione della campagna estensiva vera e propria e al rilascio quindi dei dataset con tutte le risposte riferite sia al focus sui lavoratori che ai datori di lavoro, che è avvenuto intorno diciamo a metà giugno del 2019. La modalità di rilevazione è stata una modalità CATI, quindi basata su interviste telefoniche con il supporto anche di personal computer, in maniera tale di gestire più facilmente le domande e le risposte. Per quanto riguarda invece la definizione dell'universo vero e proprio, partendo dall'indagine indirizzata ai lavoratori, l'universo si riferiva a tutti quei lavoratori che sono assoggettati al decreto legislativo 81, per cui sono state escluse tutte quelle categorie lavorative che diciamo sono regolamentate da una normativa ad hoc, il caso per esempio delle forze armate, il caso dei lavoratori autonomi e così via. Per cui, dato che effettivamente non risultava, non avevamo a disposizione un universo così composto, è stato chiesto diciamo, il supporto dell'Istat, che ha fornito quindi un'estrazione in base a determinate caratteristiche anche sociodemografiche e un'estrazione con caratteristiche di proporzionalità, partendo dall'indagine proprio delle forze lavoro relativa al terzo trimestre del 2017.
interviste, si è giunti così ad un campione rappresentativo composto da 8.000 lavoratori e stratificato in base a caratteristiche quali ad esempio il genere, la regione di residenza, la classe di età e anche alcune caratteristiche invece aziendali e lavorative, come ad esempio la tipologia di contratto oppure la dimensione aziendale in cui si lavora o il settore di attività economica. È stato previsto inoltre nell'indagine indirizzata ai lavoratori anche un numero di interviste, circa 200 interviste indirizzate ai lavoratori stranieri e in particolare composti prevalentemente da lavoratori extracomunitari, questo proprio per avere una migliore rappresentazione di quello che è la forza lavoro italiana a livello, diciamo, di popolazione generale. Passando invece a quello che era invece la metodologia utilizzata nell'indagine indirizzata ai datori di lavoro, in questo caso l'universo è rappresentato da tutti i soggetti che in base ai sensi del decreto legislativo 81 svolge la funzione di datore di lavoro oppure da un dirigente da lui delegato per queste funzioni. Per la definizione dell'universo di riferimento, in questo caso abbiamo chiesto il supporto della consulenza statistico-attuariale, quindi la CSA dell'INAIL, che ha fornito un dataset complessivo e composto da circa 9.000 nominativi di aziende, sempre estratte ovviamente in base a determinati criteri, in base a determinate caratteristiche variabili sociodemografiche, di aziende assicurate all'INAIL. Si è ottenuto alla fine, in questo caso, un campione rappresentativo composto da 1.000 aziende, stratificato in questo caso in base alla macro area geografica e quindi nord, centro, sud e isole, e in base alla dimensione aziendale, prendendo quindi in considerazione tutte le tipologie, dalle micro aziende fino alle aziende di grande dimensione, e in base anche al settore di attività economica. Questo è un po' il percorso che si è seguito per la realizzazione dell'intervista. Benissimo, grazie. Con riferimento ai cambiamenti del mondo del lavoro cui avete accennato sostanzialmente, quali sono i principali aspetti connessi a queste trasformazioni che possono avere ripercussioni sulla qualità delle condizioni lavorative e dunque sulla salute e la sicurezza dei lavoratori? In particolar modo, come sostanzialmente questo impatto viene affrontato e percepito sia dal punto di vista datoriale che dal punto di vista dei lavoratori, per quanto appunto emerso dall'indagine Insula 2. Dunque, giusto come introduzione, diciamo che i cambiamenti del lavoro sicuramente hanno un impatto significativo rispetto alle condizioni lavorative. Dunque, in generale possiamo dire che anche rispetto a quanto emerge dalle analisi della letteratura, questi cambiamenti sicuramente hanno un impatto rispetto, ad esempio, significativo rispetto a quello che ai vari rischi psicosociali, rischi ad esempio legati all'organizzazione del lavoro, così come potrebbero avere un impatto anche significativo rispetto al rischio stress lavoro correlato, e questo anche a causa del fatto che cambiano molto i ritmi di lavoro, le richieste sono più pressanti, il lavoro diventa, diciamo, non ha più delle fasce orarie prestabiliti, così come i confini tra vita lavorativa e vita privata sono meno netti, sono più sfumati. Inoltre anche un aumento del lavoro svolto online può avere un'influenza anche importante rispetto ad esempio ai rischi economici, così come potrebbe peggiorare anche la sedentarietà dei lavoratori e quindi avere un effetto negativo, un impatto negativo anche sulla salute psicofisica dei lavoratori stessi. Dunque, noi nell'indagine Insula 1 e Insula 2 abbiamo analizzato alcuni aspetti collegati ai cambiamenti del mondo del lavoro, in particolare l'implementazione e l'introduzione del lavoro agile e dello smart working in azienda. Come già anticipato la dottoressa Gagliardi, ovviamente questa indagine è stata svolta nel 2019, quindi prima della fase pandemica, quindi i risultati sarebbero stati effettivamente molto diversi. Infatti, come si vede che
un 11%, soltanto diciamo nell'11% dei casi in azienda è stata introdotta la modalità di smart working, e questo avviene prevalentemente in aziende di grandi dimensioni e afferenti a settori quali le attività finanziarie, professionali e della pubblica amministrazione. Inoltre, tra chi ha usufruito personalmente di questa modalità di lavoro, si è riscontrato ha dichiarato che questa modalità di lavoro in realtà ha migliorato il bilanciamento tra la vita professionale e la vita lavorativa. Invece, andando ad analizzare le situazioni i casi in cui questa modalità non è stata in realtà inserita e prevista, sono le donne che vorrebbero usufruirne più degli uomini. Un altro aspetto che è stato considerato appunto nell'indagine sono gli aggiornamenti tecnologici, in cui si rileva che il 41% dei lavoratori ha dichiarato che nei 5 anni precedenti in azienda sono stati previsti aggiornamenti tecnologici che hanno modificato in maniera sostanziale anche lo svolgimento della propria attività lavorativa. E anche in questo caso questi cambiamenti sono stati presenti principalmente nelle aziende di medie e grandi dimensioni e ovviamente in settori relativi alle attività finanziarie della pubblica amministrazione. I cambiamenti hanno riguardato prevalentemente i processi lavorativi per la maggior parte, e poi a seguire anche le modalità di interazione tra i colleghi. Inoltre nell'indagine si è riscontrato che un 65% del campione di lavoratori intervistati ritiene che in realtà questi aggiornamenti siano utili per migliorare la propria attività lavorativa, e solo una piccola percentuale, quindi un 25% circa dei lavoratori ritiene che questi aggiornamenti e queste implementazioni in realtà possano rendere obsoleto la propria attività lavorativa. Ora, in realtà diciamo che questi sono gli aspetti in cui ci siamo focalizzati principalmente. Ci sono anche altre aree che sono state ovviamente indagate, come ad esempio quella dell'insicurezza lavorativa, che potrebbero essere una conseguenza anche di questi cambiamenti nel mondo del lavoro. Per cui, parlando di questo, in realtà si è riscontrato che un 20% di lavoratori intervistati in realtà è preoccupato, cioè c'è una preoccupata, una percezione diciamo di insicurezza rispetto al proprio posto di lavoro, e addirittura un 60% pensa che in caso di perdita del proprio posto di lavoro risulterebbe molto complesso, molto difficile in realtà trovare un altro lavoro che con le stesse più o meno tipologie di mansioni e con una retribuzione simile. Ovviamente questo livello di percezione, questa percezione è tanto più alta, tanto più forte quanto più consideriamo fasce di lavoratori giovani. Ora, questi sono in sintesi un po' i risvolti e i primi risultati diciamo, ottenuti dall'indagine. Poi però sarà interessante in un futuro elaborare diciamo, delle analisi secondarie che possano mettere in relazione proprio questi aspetti connessi col cambiamento del mondo del lavoro con altri item e altre domande che abbiamo analizzato appunto nel questionario, che si riferiscono ai rischi psicosociali e alla salute psicofisica del lavoratore. Questo un po' per quanto riguarda la parte relativa all'indagine sui lavoratori. Dunque, invece nell'indagine sui datori di lavoro, simmetricamente a quello che è avvenuto nell'indagine sui lavoratori, sono state valutate anche allo stesso modo l'introduzione di innovazioni dello svolgimento dell'attività lavorativa, inclusa l'introduzione del lavoro agile, e possiamo vedere che sempre nella situazione pre-pandemica il 10% dei datori di lavoro e quindi delle aziende intervistate ha dichiarato di avere già introdotto il lavoro agile come modalità di svolgimento del lavoro nella propria azienda. Vediamo quindi che sostanzialmente esiste una corrispondenza
fra la percezione o comunque la consapevolezza dei lavoratori dello svolgimento dell'attività in lavoro agile e l'effettiva disponibilità di questa modalità di lavoro da parte delle aziende. La grande differenza invece fra i due campioni la ritroviamo nel principio della applicabilità o meno di questa modalità di lavoro, perché secondo i datori di lavoro nel 40% delle aziende intervistate questa modalità di svolgimento del lavoro non è applicabile, mentre secondo i lavoratori questo risultato della non applicabilità del lavoro a distanza era stato riconosciuto soltanto dal circa il 22% del campione, quindi c'è una netta differenza. Per quanto riguarda l'applicabilità, nel concreto il lavoro agile è applicato con maggiore frequenza nelle grandi aziende piuttosto che nelle piccole, dove è ritenuto più frequentemente inapplicabile, ed è applicato con maggiore frequenza nei settori economici, delle attività finanziarie e della pubblica amministrazione, mentre viene considerato maggiormente non applicabile nei settori della sanità, dell'agricoltura e delle costruzioni. Ancora importante è il giudizio che il datore di lavoro dà sullo svolgimento del lavoro in modalità agile, che sicuramente è risultato meno positivo rispetto a quello espresso dai lavoratori rispetto al bilanciamento della vita lavorativa con la vita privata. Al contrario, circa il 30% dei datori di lavoro ritiene che l'introduzione del lavoro agile possa contribuire a abbattere i costi di gestione dell'azienda attraverso una ottimizzazione dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro e soprattutto degli spazi di lavoro disponibili. Altro elemento che è stato indagato sempre rispetto all'innovazione e ai cambiamenti del mondo del lavoro è quello dell'introduzione degli aggiornamenti tecnologici. Gli item sono paragonabili con quelli dell'indagine sui lavoratori e appunto le domande hanno riguardato l'introduzione di nuovi processi di lavoro, l'introduzione di nuove modalità di interazione tra i colleghi e anche la innovazione delle postazioni di lavoro. In linea generale, negli ultimi anni circa l'80% dei datori di lavoro intervistati ha introdotto innovazioni soprattutto dei processi lavorativi e delle modalità di interazione fra colleghi e li ritiene molto utili o completamente utili, quindi un giudizio molto positivo rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. Inoltre una percentuale abbastanza alta, superiore al 60% dei datori di lavoro, ritiene che comunque sia poco probabile che queste innovazioni tecnologiche rendano obsolete le attività di lavoro tradizionali e esprimendo quindi da parte dei datori di lavoro un livello di giudizio rispetto all'obsolescenza delle attività lavorative più o meno comparabile con quello espresso dai lavoratori. Benissimo, grazie. E passerei dunque al prossimo tema, cioè con riferimento appunto all'indagine Insula 2 avete affrontato anche il tema inerente alle figure della prevenzione. Dunque, da questo punto di vista vi chiedo cosa emerge dal rapporto, con particolare riferimento a quali sono le figure presenti nelle aziende con ruoli strategici al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e quali competenze hanno. Inoltre, sempre connessa a questa domanda, vi chiederei anche se appunto vi è, a seconda, in base ai risultati emersi, consapevolezza da parte dei lavoratori circa l'attività e il ruolo, nonché le competenze che ovviamente hanno le figure della prevenzione. Allora, iniziamo a presentare questo tema dal punto di vista dei datori di lavoro. Nell'indagine svolta sui datori di lavoro, al di là dell'andare a vedere quali e in quali percentuali le figure della prevenzione sono presenti in azienda, si sono andate a indagare soprattutto le modalità di
collaborazione, quindi il rapporto esistente fra il datore di lavoro e le altre figure della prevenzione, perché sostanzialmente, per dare diciamo, un'informazione così generale, quello che è il risultato dall'indagine è che comunque nel 70% delle aziende intervistate, e questo corrisponde e sovrapponibile poi a quella che è la media nazionale, esiste un obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi è presente la figura del medico competente. La copertura della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, grazie anche alle modifiche introdotte dall'81 e quindi alla previsione delle figure del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia territoriale che di unità produttiva, ha garantito una copertura quasi completa di questa figura rispetto al tessuto produttivo italiano, sanando anche le criticità che esistevano in passato per le microaziende o per le aziende insomma con meno di 15 addetti, in cui questa figura non era inizialmente prevista. E allo stesso modo la figura del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione è presente in tutte le aziende, o quantomeno dobbiamo dire che nel campione che abbiamo intervistato, in circa il 50% dei casi, questo ruolo era svolto direttamente dal datore di lavoro, quindi con una corrispondenza di questa figura nello stesso soggetto, e nell'altra metà era un soggetto presente in azienda, quindi una figura comunque presente all'interno delle aziende, e in circa il 22% dei casi invece non presenti in azienda, non in quanto figura non esistente, ma probabilmente perché il servizio è esternalizzato verso aziende diverse, verso servizi diciamo forniti all'esterno, erogati dall'esterno. Una informazione interessante che è emersa da questa parte dell'indagine è che i datori di lavoro nel complesso giudicano in più del 70% dei casi collaborativo il rapporto che instaurano con le figure della prevenzione, mediamente con tutte quante, anche se poi osserviamo che questa tendenza ad avere un rapporto collaborativo aumenta con l'aumentare delle dimensioni aziendali, e anche che a seconda dei settori produttivi, dei settori economici produttivi, ci sono delle differenze, e in particolare spicca il risultato emerso nel settore sanitario, dove sono considerati collaborativi il rapporto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in quasi il 90% dei casi, e anche quello con il medico competente in circa il 70% dei soggetti intervistati. Per quanto riguarda un piccolo focus sulla sorveglianza sanitaria, come vi ho anticipato, è un'attività che è presente in oltre il 70% delle aziende italiane, e con ovviamente una presenza che va aumentando in parallelo con l'aumentare delle dimensioni aziendali, per cui nelle grandi aziende noi osserviamo che in circa l'85% dei casi è presente una sorveglianza sanitaria, e quindi un servizio di sorveglianza sanitaria dedicato attraverso la figura del medico competente. La frequenza della sorveglianza sanitaria aumenta ed è maggiormente presente nelle aziende del nord Italia rispetto a quelle del centro e del sud, però questo dato va interpretato non tanto come un diverso interesse o un diverso rispetto della norma fra il nord e il sud, quanto molto più verosimilmente con il fatto che la maggior parte delle grandi aziende dove è più presente la sorveglianza sanitaria obbligatoria sono localizzate nel nord del paese. Altra cosa che abbiamo indagato con l'indagine è stata la percezione del datore di lavoro rispetto alla sorveglianza sanitaria, cioè come il datore di lavoro considera l'obbligo della sorveglianza sanitaria, ed è il risultato che in più del 60% dei casi la sorveglianza sanitaria viene considerata come un contributo ad incrementare i livelli di salute e sicurezza in azienda, e soltanto nel 5% dei casi, quindi tutto sommato una percentuale molto piccola del campione intervistato, la sorveglianza sanitaria è stata ritenuta un costo aggiuntivo inutile per l'azienda. Passando adesso al punto di vista dei lavoratori, nell'indagine in Sula 2 abbiamo
è stato chiesto ai lavoratori di indicare se sanno della presenza e dell'esistenza in azienda di alcune figure della prevenzione e in caso affermativo se sono in grado di identificarle all'interno del luogo di lavoro, e un giudizio anche sull'operato di queste figure della prevenzione. Quindi partendo dalla figura del datore di lavoro, l'89% del campione intervistato sa identificare la persona che all'interno dell'azienda svolge la funzione di datore di lavoro, e l'operato viene giudicato in questo caso adeguato da oltre il 60% dei lavoratori intervistati. E qui è interessante notare come ci sia in realtà un miglioramento rispetto al giudizio sull'adeguatezza dell'operato del datore di lavoro rispetto a quanto rilevato nella precedente indagine in Insula 1. Passando poi ad analizzare le altre figure della prevenzione, quindi il servizio di protezione e prevenzione, che di norma in realtà viene identificato come con il suo responsabile, quindi con l'RSPP, e l'RLS, quindi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre il 50% dei lavoratori intervistati sanno dell'esistenza di queste figure in azienda, e quasi la totalità, diciamo oltre il 92-93% dei lavoratori è in grado di identificarlo, mentre invece si riscontrano percentuali che sono inferiori rispetto a quanto riguarda la figura del medico competente. Infatti meno del 50% in questo caso dei lavoratori sa dell'esistenza di questa figura all'interno dell'azienda. E in linea di massima, comunque, come giudizio sull'adeguatezza dell'operato di queste figure, il giudizio è abbastanza positivo, per cui si passa dal 59% ottenuto nei confronti dell'RLS al 67% di giudizio adeguato dell'operato dell'RSPP. Abbiamo poi riportato qui un'informazione interessante, cioè il fatto che in realtà dall'indagine risulta che circa 2000 lavoratori intervistati hanno svolto in passato anche il ruolo di RLS, per cui diciamo questa è un'informazione interessante, in quanto si potrebbe pensare in futuro di analizzare nel dettaglio le risposte, quindi di fare un'analisi approfondita su questa sottocampione dei lavoratori, in maniera tale da valutare se effettivamente ci sia una maggiore consapevolezza rispetto ad esempio ai temi trattati, ai temi di salute e sicurezza sul lavoro. Benissimo, grazie. Passerei dunque al tema, quello concernente i diritti presenti nei luoghi di lavoro. Dunque, da questo punto di vista, quali sono i risultati emersi dal rapporto Insula 2 con riferimento tanto, ancora una volta, alla gestione datoriale dei rischi anche a fronte dei cambiamenti in atto, e dall'altro con riferimento invece alla percezione che i lavoratori hanno dei rischi e anche dei nuovi rischi a cui sono esposti durante l'attività lavorativa. Pertanto vi chiederei anche di segnalare se c'è stato un cambiamento, un'evoluzione negli anni rispetto alla gestione e alla percezione di questi rischi, e se appunto i rischi percepiti da parte dei lavoratori hanno soltanto natura fisica oppure anche psicosociale. Sì, benissimo. Partiamo in questo caso, diciamo, dal punto di vista del datore di lavoro, per cui globalmente l'attività di valutazione e gestione di rischi, gestione dei rischi da parte del datore di lavoro è considerata utile, è considerata molto utile, diciamo, per circa l'80% dei datori di lavoro intervistati nel migliorare la tutela della salute e sicurezza del lavoro. E in realtà risulta che la gestione della salute e sicurezza sul lavoro è più efficace se l'attività di valutazione e gestione dei rischi è abbinata, è anche integrata, diciamo, con altre attività aziendali, come potrebbero essere quelle relative ad esempio a una promozione, alla promozione della salute dei lavoratori in azienda, oppure una implementazione ad esempio di tutte le questioni relative alla responsabilità sociale d'impresa.
Quindi in generale nel complesso, diciamo, dell'attività di valutazione e gestione dei rischi si evidenzia rispetto alla precedente indagine un maggior grado di accordo su queste affermazioni che abbiamo analizzato relative proprio a questa attività. Inoltre, in seguito al processo di valutazione e gestione di rischi, il 67% dei datori di lavoro intervistati ha adottato delle misure specifiche che sono risultati efficaci per oltre l'80% dei datori di lavoro intervistati nell'indagine. Passando adesso invece in maniera più specifica ad analizzare i fattori di rischio, quindi le tipologie di rischio in azienda, sempre dal punto di vista del datore di lavoro, il rischio da video terminale risulta essere il rischio maggiormente presente e quindi è presente nell'81,2% delle aziende intervistate, e questa, la presenza, diciamo, è prevalente nelle aziende, nel settore della pubblica amministrazione. Subito dopo segue il rischio dello stress lavoro correlato e altri rischi psicosociali che sono maggiormente presenti nel settore della sanità, anche se in questo caso, diciamo, le percentuali sono nettamente inferiori rispetto al rischio da video terminale. Al terzo posto troviamo il rischio biomeccanico ed ergonomico, che anche in questo caso maggiormente presente nel settore della sanità. Segue quindi i rischi fisici, rischi da interferenze, rischio chimico e rischio biologico. Per concludere invece parliamo di percezione del rischio da parte dei lavoratori. E vediamo che in primo luogo sono state indagate la consapevolezza rispetto alla presenza di fattori di rischio negli ambienti di lavoro, quindi un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, alla percezione della esposizione individuale, personale ad un fattore di rischio e alla conoscenza dell'entità del rischio a cui si è eventualmente esposti. E vediamo che sostanzialmente la metà del campione intervistato sa dell'esistenza di rischi di rischi per la salute e la sicurezza nel proprio ambiente di lavoro. Oltre il 50% del campione dichiara di essere a conoscenza dell'entità, cioè del rischio a cui sono esposti, mentre soltanto nel 34% dei casi vi è una percezione individuale di essere effettivamente esposti al rischio eventualmente presente nell'ambiente di lavoro. Dall'altra parte, altra domanda che è stata posta ai lavoratori sulla percezione è quella riguardo alla paura di avere delle conseguenze dal rischio a cui si è esposti, che risulta presente all'incirca nel 20% dei casi, con una maggiore paura di contrarre delle malattie nei lavoratori del settore sanitario ed una maggiore paura di rimanere coinvolti in eventi accidentali, quindi in infortuni sul lavoro, per i lavoratori dei settori delle costruzioni e dei trasporti. Infine, per quello che riguarda i rischi presenti in azienda, vediamo che secondo il punto di vista dei lavoratori, il rischio maggiormente presente in azienda è il rischio da stress lavoro correlato. Quindi vediamo che qui, mentre vi è una conferma rispetto all'indagine Insula 1, dove ancora una volta i lavoratori avevano espresso la maggiore preoccupazione proprio per la presenza, per il rischio da stress lavoro correlato, troviamo una conferma. Vi è invece una differenza effettiva con quella che è la percezione dei rischi presenti in azienda dei datori di lavoro, che vedono molto più rilevante, molto più presente il rischio di esposizione a video terminali che non quello a fattori, ai rischi psicosociali che occupano una posizione successiva nella scala di
di percezione dei datori di lavoro. Per quello che riguarda le differenze rilevanti rispetto alla percezione dei rischi, possiamo dire che vi sono delle differenze di genere, in quanto il genere femminile ha una percezione sicuramente più elevata del rischio stress lavoro correlato, mentre nei lavoratori di genere maschile la preoccupazione o comunque la percezione è più elevata per l'esposizione a rischi di natura fisica o di natura biomeccanica. Infine possiamo dire che il rischio da lavoro da stress lavoro correlato è più percepito nei lavoratori delle aziende di medie e grandi dimensioni, mentre l'esposizione al rischio da videoterminali o ai rischi biologici tende ad aumentare in maniera significativa con il crescere del numero degli addetti. Benissimo, grazie. Vi ringrazio sia per la disponibilità che per gli spunti molto interessanti e molto utili che sono stati forniti e che appunto serviranno a completamento del nostro progetto. Grazie. Benissimo, grazie a lei.